Ci troviamo a Cesena, in una parte della città che è quella della zona rurale, a ridosso degli Appennini, cioè di tutte le colline che circondano di fatto la città di Cesena. Siamo in un contesto dove da un punto di vista di tradizione costruttiva e di tipologie, quella che spicca come tipologia caratterizzante del territorio agricolo cesenate è la casa colonica, cioè la casa che aveva di fatto il contadino che coltivava il terreno. E questo è stato, diciamo, il nostro elemento generatore. Di fatto abbiamo disegnato una casa che ha una forma prismatica ed è perfettamente riconoscibile. Questa forma prismatica l'abbiamo avvolta in un involucro costituito da un frangisole che di fatto ricopia la medesima sezione dell'edificio. È un edificio monopiano, per cui si accede da un imbotte in Corten, da questo imbotte si accede alla zona giorno, che di fatto è un open space dove c'è la parte legata ai divani, la TV, la zona pranzo e una cucina. Quindi di fatto è un ambiente unico che ha anche però la funzione di spazio distributivo rispetto agli altri ambienti. Sulla destra, ad esempio, troviamo la camera padronale e un bagno annesso che è il bagno privato appunto di questa camera. Dalla parte invece sinistra, quindi usando sempre la zona giorno come disimpegno, si accede a un corridoio dove troviamo vari impianti, un ulteriore bagno e 2 camere da letto, una singola e l'altra matrimoniale. I mobili sono tutti definiti tendenzialmente da 2 materiali, un legno naturale di rovere, trattato con un poro aperto, quindi appunto con un'essenza molto naturale, e del marmo di Carrara, perché la sua colorazione bianca, grigiastra, insieme appunto a queste venature, ha un aspetto estetico che dal nostro punto di vista si correla molto a quello del pavimento industriale. Per quanto riguarda quindi i mobili su misura, sono in realtà tutti disegnati da noi, i letti, gli armadi, i tavoli e così anche per alcuni spazi contenitivi che abbiamo successivamente disegnato. Per trovare degli effetti interessanti sotto l'aspetto proprio di percezione della luce, abbiamo fatto in modo che un sistema di oscuramenti scorrevoli, insieme a un sistema di frangisole in esterno, i primi in acciaio, i secondi in legno, filtrassero la luce creando degli effetti di ombra interessanti. Avendo all'interno, diciamo, delle superfici con materiali molto semplici e poco decorativi, il fatto che questi potessero essere disegnati attraverso l'arco della giornata con un gioco d'ombre ci sembrava un elemento interessante sia dal punto di vista estetico e sia per dare una sorta di, come dire, di sensazione di protezione che dà la luce che legge l'involucro del sistema di frangisole esterni. Volevamo che tutto il resto scomparisse, cioè quindi che si vedesse solamente questo elemento di legno che determina l'estetica dell'edificio. Per cui l'involucro interno, cioè quello dentro al frangisole, anch'esso di forma prismatica, ha un colore molto scuro, perché volevamo che questo scomparisse all'interno del sistema di ombre prodotto dal frangisole in legno in esterno. L'idea, diciamo, più caratterizzante è stata quella di utilizzare un legno naturale. Volevamo fare in modo che la facciata dell'edificio cambiasse col tempo, leggendo proprio il mutamento del colore del legno. Ora, se si usano dei legni che hanno caratteristiche di stabilità dimensionale e durabilità in esterno, questi si possono applicare senza trattamenti. Quindi cosa succederà nel tempo? Che il legno cambierà di colore, tendenzialmente ingrigirà, ma manterrà intatta la sua stabilità dimensionale e la sua resistenza. Per cui l'edificio ad oggi è percepito come di fatto un involucro di legno. Sotto l'aspetto del progetto dell'illuminazione abbiamo cercato di aprire il più possibile aperture verso sud, che è lo spazio che dal punto di vista di orientamento è quello più soggetto all'azione della luce. L'isolamento termico, che è una caratteristica fondamentale degli edifici in standard passive house, in questo contesto è stato utilizzato su tutto l'involucro dell'edificio, pertanto in copertura nelle pareti esterne e anche completamente nell'attacco dell'edificio sul suolo, quindi anche tutto il suolo è stato di fatto isolato, sempre utilizzando appunto dell'isolante.
Abbiamo progettato anche gli spazi esterni, quindi il verde, seguendo questo tipo di approccio. Siamo in un contesto agricolo, per cui il verde determinante è quello degli alberi da frutto. In questo caso abbiamo degli uliveti, che sono tutti rivolti sul fronte sud dell'edificio. Abbiamo un prato verde e abbiamo inserito all'interno di alcuni contesti dell'edificio delle piante rampicanti e del bambù, proprio per fare in modo che ci fosse una sorta di penetrazione del verde all'interno dell'involucro. Abbiamo utilizzato le varie specie vegetali per poter creare, soprattutto nell'alternanza delle stagioni, un effetto cromatico dato dai cambi di colore delle foglie.